Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Anche se la raucedine un po' mi affligge ancora, non potevamo oggi esimerci dal farvi vedere una puntata secondo noi strepitosa, perché strepitosa è la colonna sonora e il film di cui andiamo a parlare. Di cosa parliamo oggi? Di Era mio padre, in inglese Road to Perdition. Film stupendo del 2002 con Tom Hanks, Paul Newman, un giovanissimo Daniel Craig, esatto. Prima me l'hai fatto scoprire tu, io non ci avevo mica fatto caso. Il figlio scemo, diciamo, il figlio scemo di Paul Newman è Daniel Craig prima che vestisse i panni dell'agente James Bond. Ed è un film diretto da Sam Mendes, che ha visto Thomas Newman candidato per la 204esima volta alla colonna sonora, e che ha visto anche l'ultima partecipazione di Paul Newman, non sono parenti tra l'altro, che appunto, come hai detto prima, prese anche la candidatura per l'attore non protagonista. Esatto, ma si portò a casa l'Oscar per la fotografia di Conrad Hall, mitico. Diciamo che è un film che forse poteva portare anche a casa qualche altra statuetta, tra cui magari quella del nostro idolo. Allora, prima di farvi vedere una scena in particolare, forse la più bella, la più iconica di questo film, che comunque se non avete visto consigliamo, conta su voi, andatelo assolutamente Anatema. Prima di entrare nello specifico parliamo un po' di questo film del 2002 abbiamo detto, che come abbiamo visto anche nella scorsa puntata, Da che punto di vista stai, è stato, non voglio dire problematico tra il regista e il compositore, ma come è normale e giusto c'è stato un dialogo, un dibattito, perché ovviamente il compositore aveva pensato a un certo tipo di sonorità e ce lo racconta Thomas Newman, assolutamente. Voleva dare, essendo il film ambientato in una comunità irlandese o di origine irlandese, il protagonista ammazza la gente per conto di un boss irlandese, esatto. Quindi la caratterizzazione è specifica. Esattamente. E quindi l'idea di Thomas Newman all'inizio era di mettere un qualcosa di etnico, perché sia l'ambientazione della comunità sia il periodo consentiva. Lui aveva suggerito in diversi punti anche l'utilizzo di un fiddle, di un violino, e vedremo anche dopo dove, che richiamava anche la parte rurale, certo, della storia e così via. Invece Mendes cosa gli ha detto? Nine, io voglio qualcosa di svincolato, in quel caso quindi agganciato alla storia, sonorità che siano narrative relativamente alla storia senza caratterizzare un periodo che può essere fuorviante, no? L'abbiamo visto anche in altre colonne sonore. L'abbiamo visto in diverse situazioni. Banalmente l'ultimo che mi ricordo è Niente di nuovo sul fronte occidentale, in cui c'è una musica che è completamente slegata dal periodo storico, esatto, in cui il film viene ambientato, ed è una scelta non sempre facile, no, però è in grado di raccontare la dinamica psicologica in maniera forse più precisa, perché il nostro cervello non si porta dietro delle connotazioni che comunque avrebbero probabilmente delle ripercussioni sull'idea che ci stiamo facendo istintivamente mentre ascoltiamo. Ma partiamo subito a vedere questa mitica scena. Allora, questa scena che racconta il viaggio che questo bambino fa con suo padre dopo aver scoperto l'omicidio del resto della famiglia si può dividere in 3 momenti, se vogliamo, e vediamo che in questo minuto e mezzo circa che dura la scena, questi 3 momenti sono meravigliosamente delineati. Partiamo col bambino a cui il padre dice cerca di dormire che il viaggio sarà lungo. La musica ci suggerisce la fantasia, ci suggerisce il sogno del bambino, e quindi la sospensione. E come lo ottiene questa sospensione? Sentiamolo. Con la quinta senza la terza nell'armonia. La terza è solo il punto di arrivo, prima di passaggio e poi di arrivo della melodia, che però ha uno sviluppo che è totalmente ingannevole. Sì, anche perché su un accordo di fa diesis, poi maggiore minore, diciamo maggiore per semplicità, c'è una melodia in realtà che gira intorno a si minore, e questa è la prima grande arma, cioè il confondere le acque, che
crea quella dimensione onirica che è basata sempre su un confine molto sottile, su un equilibrio molto instabile. In questo Newman è bravissimo, pensa solo a American Beauty, cosa ha fatto. Abbiamo parlato della dimensione onirica di American Beauty ed è una cifra stilistica di Thomas Newman, che tra l'altro io adoro, che è quella di farmi sognare. Cosa meglio che sognare con un protagonista che nella scena sta veramente sognando. E tra l'altro qui ti faccio notare che io forse avevi fatto una piccola variazione, cioè qui quando entra il tutti io l'avrei fatto entrare sul cambio di inquadratura sulla macchina, certo, che viene presa dall'alto, scelta non sicuramente sbagliata, però sai, molti montatori hanno anche in certi casi un po' di idiosincrasia verso il sync eccessivo, troppo chiamato. In effetti così lega molto molto meglio rispetto a come l'avrei fatta io. Esatto. Qui finisce la prima parte e inizia la seconda. Entrano gli archi che hanno un andamento abbastanza indipendente da quello che sta facendo il pianoforte. E qui la figurazione armonica per me è clamorosa. Perché, fermiamoci un secondo, il gioco armonico su cui Thomas Newman sta basando questo B, chiamiamolo, sì, no? È centrato su un Fa diesis 7, 9. Sì, minore però, nel senso che la diesis non c'è, poi invece c'è un La naturale negli archi, quindi e poi diciamo la figurazione ritmica è quella che ci fa proprio percepire il cambio di passo, diciamo così, no? E questa brevissima sezione, che però è veramente clamorosa e bellissima, in questa sezione gli archi che vediamo qui ci aiutano a entrare nella fase finale, nel C, e cominciano da quando? Da quando è passata la notte, ha fatto la notte in viaggio, arrivano a Chicago, lo stupore, si vedono i palazzi riflessi nel vetro della macchina e negli occhi del ragazzino, e questi archi che crescono, che fanno questa progressione che cresce col crescere della tensione, e dello stupore del bambino risolve in maniera meravigliosa, eccolo, sugli archi. E qui entrano gli archi perché abbiamo cambiato. Siamo nella città, il viaggio è finito, siamo arrivati a un punto di arrivo, e chi meglio degli archi, dello stesso tema ma esposto agli archi, ci introduce nella grande città. E questo si aggancia al discorso che abbiamo fatto precedentemente sul punto di vista, perché qui abbiamo un clamoroso esempio di cosa vuol dire spostare il punto di vista, che segue lo spostamento della camera che va dagli occhi del bambino. Noi siamo all'inizio col pianoforte, col bambino, suono intimo, tema basato sulle quinte, no? Abbiamo detto che non rivela la terza se non nella melodia del tema, dove la terza la tocca, a volte si appoggia, ma è comunque in un dispiegamento in continuo divenire. Dal pianoforte intimo ecco che seguiamo non più gli occhi del bambino, usciamo e lasciamo il bambino, ci spostiamo sulla città, il piano se ne va col bambino, la terza emerge e marca con decisione la sua forza e ci presenta la città dall'esterno, con le inquadrature della città, delle persone, di tutta quell'ambientazione che è grande, che è vista da lontano in tutta la sua magnificenza. Sì, e Newman ottiene questa cosa non solo spostando agli archi il tema, ma muovendo finalmente anche gli accordi sotto con un procedimento abbastanza modale, e quindi questa scansione degli accordi molto più ravvicinati ci dà anche il senso del movimento, e ci dà soprattutto la percezione che qualcosa è cambiato, infatti siamo in un altro mondo, che ci si sposta di tono in tono su accordi maggiori. Sì. E questa è la cosa incredibile, no? Fa diesis, re maggiore, mi maggiore, fa diesis. Quindi io amo definirli dei power chord orchestrali. È una progressione di accordi che si trova spesso anche nel pop, certo, no? Certo. Quindi... Ed è perfetta per descrivere tutta l'energia che c'è in questo caso nella città, no? Immaginiamoci il bambino Mike Sullivan che va a parlare in un ambiente cittadino che è comunque lontano dalle sue abitudini, certo. No? Quindi immaginiamo l'impatto di energia nel vedere Chicago, no? Che si riflette nell'apertura del tema. Questo percorso per me è grandioso, ma qui Thomas Newman racconta una diversità di vedute sull'interpretazione di come
andare a evolvere il tema di piano nella città, in Chicago. E qui lui voleva all'inizio non presentare un'orchestrazione così magniloquente e un'energia di questo tipo affidata agli archi poderosi, vigorosi, ma a un violino fiddle. Sì, questa è una delle scelte che aveva fatto, e devo dire che ogni tanto capita anche che i registi abbiano ragione. Qualche volta può accadere questo strano fenomeno. No, oggettivamente devo dire che io non avrei saputo come musicare questa scena meglio di come è stato fatto, e questa è veramente una delle grandezze di Thomas Newman. Innanzitutto vi faccio notare che qui, quando siamo sul re maggiore, c'è sempre comunque la diesis, quindi questa indeterminatezza completa, no? La diesis sul re maggiore, insomma, ecco. Però la grandezza di questo compositore è che lui è capace di passare da linguaggi apparentemente scarni come questo ad altri molto più complessi. Pensiamo a Meet Joe Black, come era in italiano? Vi presento Joe Black. Vi presento Joe Black, anche ad altri fatti per cos'era, Dori, insomma, linguaggi completamente Nemo, insomma, linguaggi completamente diversi, full orchestral e molto più densi. E questa è quello che dico sempre, la capacità che secondo me i grandi hanno di saper utilizzare linguaggi diversi per film diversi, senza nulla togliere al nostro adorato totem che abbiamo per John Williams. John Williams ha un suo modo abbastanza standardizzato di procedere. Insomma, ecco, questa score non l'avrebbe scritta John Williams. No, ed è curioso anche pensare come Thomas Newman abbia potuto all'inizio leggere la scena, perché evidentemente per lui era istintivo passare dallo sguardo del bambino nella macchina, dal suo sonno, a una sorta di continuazione di questa intimità, di questo sguardo sempre dal punto di vista del bambino tramite il fiddle. Lui quindi propone e insiste con Sam Mendes, evidentemente per non perdere quel carattere intimo che lui sentiva molto forte. E però Sam Mendes dice: no, qua io sto raccontando dal di fuori, sto raccontando una grande città, un qualcosa di enorme, e quindi voglio l'orchestra piena. Ed ecco che lui rimette in piedi lo stesso tema con l'orchestra piena in modo magistrale, con ogni nota maledettamente al posto giusto. Allora, questa è la cosa incredibile. Questa cosa è molto delicata, soprattutto per quanto riguarda l'orchestrazione, perché io mi ricordo, avevo studiato per quasi un annetto con un importante orchestratore che lavora a Hollywood. Uno degli esercizi che avevamo fatto, avevamo proprio preso una cosa in stile Thomas Newman, no? E lui, quando è arrivato il momento di orchestrare, mi ha detto: attenzione, per cui ti troverai 1000 cose che non funzionerebbero in armonia classica, per cui dimenticati quella roba lì, dimenticati quel background, perché questo è un'altra cosa. E banalmente, se non fai attenzione come orchestri, usare la diesis sotto il re maggiore può creare più di un problema. Grattacapo, può far storcere il naso o le orecchie. Ecco che l'importanza anche dell'orchestrazione è fondamentale, insomma. E andando avanti vediamo appunto la moltitudine di Chicago, no? Dissolversi con una musica che in realtà continuerà, e questo poi è uno degli elementi che ha fatto sì che Sam Mendes chiedesse a Thomas Newman, perché qui c'è tutta musica. Tenere un fiddle magari per 4 minuti può essere un po' troppo. Certo. E allora, oltre al meccanismo narrativo, anche l'intelligenza di avere un utilizzo della musica pensato a partire dalla regia e dal montaggio, perché qui, ragazzi, non c'è niente. C'è solo musica e immagini, è il sogno se vogliamo, di ogni compositore, no? Sai cos'è? Si sarebbe potuto tranquillamente usare il fiddle nella parte precedente o in questa qua, insomma, in 1000 opzioni, però sicuramente si sarebbe sentito uno scalino tra l'utilizzo del fiddle e l'utilizzo dell'orchestra. Invece questa musica ha nell'arco di 1 minuto e mezzo 3 snodi narrativi e psicologici, però incredibilmente armonici, non nel senso di armonia musicale, nel senso proprio di coesione, di fluidità incredibile. E la neutralità delle quinte di Thomas Newman anche qui ci dà quel sapore di indeterminatezza,
di indecisione, però di fascino. Il fascino che hanno le sue maledette quinte è un qualcosa che a me da sempre ha conquistato. Ti ha sempre giustamente conquistato. Perché ho detto prima della capacità di Thomas Newman di passare attraverso linguaggi molto diversi? Perché questo, ma se vogliamo anche American Beauty che abbiamo visto, se uno lo guardasse senza sapere chi c'è dietro, potrebbe sembrare una musica semplice, magari anche piena, tra virgolette, di errori dal punto di vista armonico, ok? Però poi è la sua capacità di andare oltre e di saper spiegare all'interno di linguaggi diversi, a volte elettronici, a volte orchestrali, a volte etnici, la psicologia dei personaggi in una maniera come secondo me nessuno di quella generazione ha saputo fare. E con una bellezza del tema. Sempre. I temi sono belli, ma belli che ti entrano in testa e ti spingono a vedere il mondo che ti circonda veramente con l'idea che può avere il personaggio a cui è accoppiato quel tema. E questa cosa è molto importante perché molte volte, siccome conosco i miei polli, so che tanti compositori che hanno fatto il percorso classico avrebbero serie difficoltà a scrivere un pezzo molto semplice, se vogliamo, tipo questo, perché molte volte siamo obnubilati e perfino fuorviati dal fatto di, tra virgolette, sapere tante cose e di voler mostrare quanto siamo belli, quanto siamo bravi, e buttiamo dentro un sacco di roba per far vedere che conosciamo tutti i rivolti, tutte le cose, quando in realtà poi il risultato è scadente, magari bellissimo musicalmente, guarda qui che rivolta che ho usato, vabbè, ma funziona? No, io direi che questa puntata ci ha regalato un tema meraviglioso e spunti di riflessione anche armonici interessanti. Credo che possiamo ci salutiamo, scrivete nei commenti naturalmente se avete visto questo film, se ci sono altre scene di questo film che secondo voi sono state, e ce ne sono, particolarmente interessanti, soprattutto per il rapporto musica-immagine. Se non l'avete ancora fatto è molto grave, ma potete rimediare iscrivendovi al canale, perfino lasciando un like, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.